Ciao a tutti, la ricetta di oggi è strepitosa. Si tratta di un dolce estremamente cremoso, così tanto da sciogliersi in bocca al primo morso. La consistenza di questa torta ti sorprenderà subito. Su YouTube ne ho viste di parecchie, ma io l'ho voluta personalizzare e farla mia. Vi avevo detto che ve l'avrei proposta in un'altra versione, vi ricordate? Per cui eccola qui. Una frolla al caffè unica e una crema al caffè talmente buona e particolare che non ne potrai più fare a meno. Inizieremo a preparare la frolla. All'interno del boccale del bimbi o di un qualsiasi tritatutto versiamo 100 g di nocciole pelate e tostate e le riduciamo a farina. All'interno di una ciotola versiamo 90 g di zucchero e 3 tuorli, mentre gli albumi li versiamo in un'altra ciotola perché ci occorreranno per dopo, per cui per ora li mettiamo da una parte. Non ve l'ho detto, le uova sono grandi e a temperatura ambiente. Amalgamiamo bene con una frusta a mano i tuorli con lo zucchero, aggiungiamo 40 g di caffè preparato con la moka e non zuccherato, continuiamo a mescolare e poi uniamo la farina di nocciole preparata poco fa. E 280 g di farina 00. Setacciamo 6 g di lievito per dolci vanigliato, mescoliamo. E ora uniamo 90 g di burro morbido tenuto a temperatura ambiente. Iniziamo ad impastare con le mani all'interno della ciotola e quando avremo fatto assorbire gran parte della farina, allora continueremo ad impastare sul piano di lavoro, aggiungendo la farina che occorre fino a formare un panetto liscio ed omogeneo, nel senso che non si dovrà più appiccicare alle mani, ma dovrà comunque restare morbida, essendoci il caffè e un impasto un po' particolare. Ora lo dividiamo in due parti che avvolgeremo con la pellicola trasparente e trasferiremo nel freezer per 20 minuti circa. Nel frattempo ci occuperemo della crema. Ai 3 albumi uniremo un pizzico di sale e poi li monteremo a neve fermissima. Nel mentre, quando notiamo che si sta formando una leggera schiuma, aggiungiamo piano piano 80 g di zucchero, così come vi sto mostrando in video. Una volta montati bene, aggiungiamo in 2 riprese 375 g di yogurt al caffè, oppure del gusto che più vi piace, nocciola, stracciatella, cioccolato, pistacchio. Mescolando con la spatola con movimenti delicati dal basso verso l'alto, procediamo appunto in questo modo. Anche lo yogurt, mi raccomando, tenuto a temperatura ambiente. Setacciamo 50 g di farina 00 e mescoliamo sempre con movimenti delicati per evitare di smontare il composto. Eccolo qui pronto. Tiriamo fuori dal freezer i 2 panetti di frolla, ne stendiamo solo una parte per ora con l'aiuto di un mattarello, imburriamo e infariniamo una tortiera da 22 cm di diametro, la mia è rettangolare ma andrebbe benissimo anche una classica a cerchio apribile ad esempio, e ci adagiamo dentro la frolla che abbiamo steso, così come vi sto mostrando, quindi su un foglio di carta da forno leggermente infarinato. Regoliamo tutti i bordi con l'aiuto di un coltello e sistemiamo le parti mancanti laddove notiamo dei buchetti. Ecco qui,
Ci versiamo dentro la crema, la sistemiamo per bene con l'aiuto di una spatola e poi con l'aiuto di una grattugia dai fori larghi grattugeremo sopra l'altro panetto di frolla. Vi ricordate nel video precedente, nella versione precedente che ho fatto di questo dolce, l'avevo sbriciolato con la punta delle dita per creare la decorazione sopra. E così è un lavoro un po' certosino, si fa molto prima con la grattugia, per cui ringrazio chi di voi al tempo me l'aveva consigliato e vi posso garantire che poi l'effetto finale vi ripagherà del tempo impiegato per fare le briciole. È una sorta di sbriciolata, tipo la famosa sbrisolona. Guardate che carina, è pronta per essere infornata. Io ho aggiunto tutto attorno delle nocciole intere, ma visto che siamo in periodo post Pasqua, se vi dovesse essere avanzato del cioccolato o degli ovetti di cioccolato, allora potreste aggiungerlo sopra, magari a pezzetti. O come ho fatto io, a fine cottura, fonderlo e farlo colare tutto sopra, che buono! La cuoceremo in forno già caldo preriscaldato per almeno 45-50 minuti a 180 gradi. Questo almeno è stato il tempo di cottura del mio forno a gas. Ma comunque verificate voi stessi, vi accorgerete dal colore ambrato delle briciole e poi l'interno dovrà restare cremosissimo, una sorta di meringa morbida. Una volta pronta la lasceremo freddare gradualmente nel forno spento con lo sportello socchiuso per almeno 10 minuti. Ed eccola pronta! La capovolgeremo su un piatto e poi aiutandoci con un altro piatto la capovolgeremo un'altra volta in modo tale da ritrovarci poi le briciole sulla sommità. Ma se voi doveste utilizzare una tortiera a cerchio apribile non ci sarà bisogno del doppio piatto. Cospargiamo la superficie con un po' di zucchero a velo e ora vi mostro subito al taglio quanto risulta morbida e di una sofficità impressionante. Che bella e che buona e che profumo! Si conserva all'interno del frigorifero e da fredda vi dico che è ancora più paradisiaca. Sì, è come se fosse un gelato. Il contrasto della frolla con la morbidezza della crema la rende unica e il gusto che hanno i due composti la rendono speciale e particolarissima. Spero tanto che anche questa versione vi sia piaciuta. Se comunque vi foste persi l'altra versione, ve la lascerò nelle schermate finali. Vi abbraccio forte forte e vi rimando ai prossimi video. Ciao!